Ciao a tutti, benvenuti al mio canale GreedyWeb. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella che sta sotto il video per essere sempre aggiornati per i prossimi video. Restate fino alla fine del video per sapere cosa preparerò nel prossimo video. E oggi faremo la frolla vegana. È una frolla che è semplicissima da fare, è pronta, non occorre nemmeno farla riposare un'ora come le solite frolle, quelle al burro con l'uovo, non occorre farla riposare. Questa è pronta subito, visto che la presenza del lievito è pronta subito da fare. I biscotti sono pronti in 10-15 minuti, il tempo di impastare e infornare. Per questa ricetta occorrono 625 g di farina, 375 g di margarina, 125 g di zucchero a velo e 4 g di lievito in polvere, buccia di limone oppure di arancia, dipende quello che preferite. E andiamo a cominciare setacciando la farina. Facciamo la fontana al centro, ci mettiamo la nostra margarina che non occorre, essendo morbida non occorre nemmeno che la ammorbidiamo o la mettiamo pulita. Setacciamoci sopra lo zucchero a velo, setacciamo il lievito, mettiamo la buccia di limone e mescoliamo. E adesso che è pronta la stiriamo. Io ho comprato questi per fare dei biscottini un po' più eleganti, perché questa ricetta la trovate nel canale, però che la stanno preparando i miei figli con le formine con gli elefanti, le stelle, e poi sono al cioccolato e ricoperti di cioccolato. Stavolta li faccio con questi stampini per essere un po' più eleganti, che si intravede la marmellata sotto. E abbiamo questo qua con le onde, vi preparate una leccarda con un foglio di carta forno, ricordate che se dovete metterne uno sull'altro occorre farne sempre pari. E poi scegliamo il cerchio, la stella, facciamo fuori il fiore, facciamo a cuore, ora che arriva San Valentino, e continuiamo così. Ci aiutiamo con la spatola, se no perdono la forma. E la prima teglia è pronta, andiamo a infornare a 180 gradi per una decina, 10-12 minuti, il tempo che non devono colorire molto, restano bianchi. A dopo. Ci prepariamo una teglia dove mettere poi i biscottini cotti. Andiamo a cuocere questi. Mettiamo così si asciugano anche sotto. E continuiamo a fare gli altri. Zana carini, e ancora non sono nemmeno farciti, sono buonissimi. E aggiustiamo anche questi per farli raffreddare. E continuiamo. Senza buco e uno con buco. No! Come no? Sì! Che li devo copiare. Io. Ma aspetta! Ma fate! Io ho detto sì! Stai ferma! Ci mettiamo, questa è marmellata di lamponi. Cosa assaggiare? Cioè, no! Me li fai fare però prima? Quale ci vuoi mettere? Cos'è? Non lo so.
stavo mangiando. Puoi aspettare? Devo assaggiare se Aspetta! sta bene. Ah, no, dopo! Ma dai! Oh Mario. No, falli vedere. Ecco, un po' più giù. No, troppo giù, ok. Ora vai su verso la telecamera. Ecco. Sì. Questo si è rotto. Ho toccato. Andiamo senza speranza. Ti stai ferma? Te li mangi dopo, me li fai finire una Devo parte. assaggiare. Aspetta, Questa è a mirtilli. Perfetto. Oh, che perfetto. Metti questo che è rotto, vedi? Come sono brava. No, io ho preso quello là che è più bello, perciò aspetta che prima faccio Se questi. poi me la mangio lo stesso anche se è bello. Aspetta, Allora fanno un altro con questo. ti faccio questo che è ovale. Di meno? All'albicocca. Tre. E lo devi fare di più. E alla Nutella. Ma me Aspetta! è mio. Ti ho detto aspetta. Allora, cuore, stella, fiore, mela. Così non gli biscotto così. Aspetta! Ah va! Aspetta! Allora abbiamo mirtillo, albicocca, lamponi e Nutella. A voi la scelta. Vi è piaciuta la ricetta? Fatemelo sapere nei commenti. Mandatemi le foto se le fate e oggi voglio proprio ringraziare quelli che mi hanno mandato fino adesso le foto. Ringrazio Pasqua Riotolo che ha mandato la foto di questa chiffon cake che gli è venuta perfetta, sei stata bravissima, che non è facile fare la chiffon cake. Ringrazio Geremia Vincenzo che mi ha mandato questa foto ed è bravissima anche a fare le foto e le ha fatto la ricetta delle mele in gabbia, trovate sempre la ricetta nel canale. È stata, ha detto, è buonissima, gli sono piaciute tantissimo e mi fa piacere che vi piacciono le mie ricette. Ringrazio Martina Mancarelli che mi ha mandato la foto che ha rifatto il rotolo, quello biscuit a caffè e sì, è buonissimo. Peccato che finisce subito, lo so. Ringrazio Patrizia Massa che mi ha mandato le foto, quelle delle casette fatte con l'impasto delle casette di Natale, e ha fatto anche gli omini. Sei stata bravissima, sono stupende, beh, c'è da aspettarsi, bravissima. Se volete vedere altre cose di Patrizia Massa potete vedere nella sua pagina Facebook che si chiama Le Torte di Patti e vedrete che ha cose meravigliose e bravissima, cercatela perché è molto brava. E l'ultima foto che mi è arrivata, che mi avete mandato, è quella di Patrizia Matteo che mi ha mandato la foto dell'Angelica e gli è venuto uno spettacolo, ragazzi, guardate, l'intreccio è stato fatto perfetto, la lievitazione è perfetta, la cottura è perfetta. Sei stata, Patrizia, sei stata bravissima. E adesso un abbraccio a tutti, mi raccomando iscrivetevi al canale, continuate a seguirmi, mandatemi altre foto perché sono felicissima quando ricevo le vostre foto delle cose che fate del mio canale. Un abbraccio a tutti quanti, un grande e caloroso baciottone come dico io e alla prossima. Grazie, ciao a tutti!